Ciao ragazze, sono Francesca Froio, benvenute sul mio canale. Come vi avevo promesso nei precedenti video, oggi, a grande richiesta, il video con le 5 cose da sapere per scegliere una giusta operatrice di trucco semipermanente e microblading, così da non cadere in mani sbagliate e pentirsene dopo. Iniziamo subito! Punto 1. Verificare la formazione dell'operatore che avete davanti, ovvero avete davanti un artista improvvisato oppure una persona seriamente preparata che ha studiato, ha fatto molti corsi nella vita e che ha raggiunto un determinato livello di preparazione. Come lo possiamo verificare? Di solito in una fase di consulenza, ovvero in un colloquio conoscitivo tra la cliente e l'operatore, che sia di trucco semipermanente e di microblading è esattamente la stessa cosa. Quindi durante questa fase di consulenza la cliente va nello studio dell'operatore e nello studio cosa trova? Una serie di diplomi. In questi diplomi dovrete fare attenzione a verificare di che livello siano questi diplomi, cioè la persona che avete davanti innanzitutto ha fatto, se non ha neanche un diploma già potreste farvi due domande. Ma anche se avesse un diploma bisogna verificare che corso questa persona ha fatto, cioè ha frequentato un corso base, sa l'ABC del trucco semipermanente, oppure ha frequentato un intero percorso con step incrementali di crescita che quindi portano l'utente negli anni ad evolversi e a poter realizzare tecniche sempre più naturali, sempre più innovative. Come lo possiamo vedere? Un esempio qui alle mie spalle. Allora, questi ovviamente sono esemplificativi di diplomi, ma come potete vedere l'Accademia Internazionale Biotech riconosce per ogni corso da una stellina, 2 stelline, 3 stelline, 4 stelline fino a 5 stelle. Questo cosa simboleggia? Non è tanto una valutazione nei confronti dell'operatore, ma simboleggia il grado di preparazione di quel corso, che quel corso dà. È come gli hotel, di modo che siano facilmente leggibili anche dagli utenti come voi che vogliono sapere in che grinfie stanno cadendo. Quindi se la persona davanti a voi ha un diploma di questo genere con una stellina, significa che ha iniziato sicuramente bene, sta avendo una buona preparazione di base e sarà in grado di eseguire le tecniche basiche di trucco semipermanente, quindi sopracciglia comunque pelo a pelo, infracigliare, contorno labbra. Se ha un diploma di questo grado, significa che ha fatto uno step in più, quindi ha completato il corso base e ha aggiunto quel quid in più. E così via via discorrendo, 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle. Ovvio che se vi trovate davanti una persona che ha molti diplomi, probabilmente è in questo campo già da parecchio tempo, il che vuol dire, si spera, ovviamente non posso fare di tutta l'erba un fascio, ma si spera che lavorando in questo settore da molti anni abbia fatto molte procedure, dunque abbia molta esperienza. Un'altra cosa da tenere in considerazione è che il trucco semipermanente si è radicalmente evoluto negli ultimi 5 anni, quindi le tecniche che venivano insegnate e che si eseguivano 6 anni fa, 7 anni fa, 10 anni fa, addirittura 15 anni fa, non hanno più nulla a che vedere col trucco semipermanente moderno, che è, a mio personalissimo avviso, molto più naturale, molto più delicato e anche molto più difficile. Quindi nel verificare il grado di preparazione dell'utente, accertatevi anche che abbia eseguito qualche corso di aggiornamento negli ultimi 5 anni, visto che il mondo nel quale lavoriamo tutti noi dermopigmentisti è completamente cambiato. Punto 2. Verificate che vi piaccia lo stile creativo dell'operatore che avete davanti. Quindi ognuno di noi realizza il trucco semipermanente in maniera differente. Non siamo operatori macchine che lavorano tutti nello stesso modo, dunque ognuno di noi ha un modo di interpretare una visione del bello diversa. Dunque chiedete all'operatore che avete davanti di farvi vedere una carrellata dei suoi lavori e delle tecniche che realizza. Insieme, durante la fase di consulenza, potrete scegliere quella che meglio si confà alle vostre aspettative e al vostro tipo di pelle. Vedete, per esempio, in questo caso ho un purpurri di lavori
Posso sceglierne uno, far vedere, per esempio in questo caso una tecnica pelo a pelo. Non ci piace la tecnica pelo a pelo, vogliamo una tecnica sfumata? Ecco, guarda, questa è una differenza, un prima e il lavoro dopo 30 giorni, l'effetto guarito. Invece, per esempio, vogliamo far vedere delle labbra? Ecco, questo è un effetto appena fatto di labbra. Un modo di zoomare bene ogni tipo di trattamento, o anche in questo caso è un rinforzo sopracciglia. Lei l'avete vista magari in uno dei primi video che ho fatto. Vedete, zoomando posso andare a mostrare la disposizione di peli che ho scelto per lei per andare a intersecarsi con la disposizione dei suoi peli naturali. Punto 3. La fase di progettazione, sicuramente una delle fasi più delicate, più critiche e più importanti in un trattamento di trucco semipermanente. Cos'è la fase di progettazione? È la fase nella quale vengono disegnate le forme prima di andare effettivamente a tatuare quella determinata forma concordata tra l'operatore e il cliente. Ne va da sé, capirete bene che questa è una fase veramente molto importante. Un conto è saper realizzare delle sopracciglia, ma vanno sempre prima disegnate per accertarsi che innanzitutto la forma vi piaccia, che siano dello spessore giusto, che abbiano l'arcatura giusta rispetto alle vostre esigenze e soprattutto che siano simmetriche. La stessa cosa vale anche per gli eyeliner e per le labbra. Quindi prima in qualsiasi fase di trucco semipermanente accertatevi che l'operatore che avete davanti vi faccia un proprio disegno preparatorio. Anzi, se volete dare un'occhiata, ho fatto in passato un video tutorial su come eseguire il disegno preparatorio per le sopracciglia, che potrete trovare qui, ve lo linko. Punto 4. Igiene e sicurezza. Dunque è vero che non stiamo operando al cuore nessuno e questa non è una sala operatoria, però ci sono alcune accortezze che fanno la differenza tra un operatore che ci tiene alla salute propria e dei propri clienti e chi no. Quindi mi raccomando, verificate che il lavoro sia svolto in un ambito, non dico sterile, questo non è possibile, però tutti gli accessori che vengono in contatto con il vostro plasma dovrebbero essere o rivestiti o monouso. Facciamo un semplice esempio. Punto primo, il famoso ago, ok? L'ago deve essere chiuso, deve essere sterile e sterilizzato e deve essere aperto davanti ai vostri occhi. Lo aprono e lo montano sul macchinario, ovviamente normalmente usando i guanti in questa fase. Ok. L'ago è importante che sia monouso, quindi non deve essere dato alla cliente da tenere a casa come un cimelio di famiglia e essere riportato in ogni seduta. No, assolutamente no. L'ago, finita la procedura, deve essere gettato nello smaltimento rifiuti speciali, quel contenitore bruttissimo giallo che vedete alle mie spalle. Quindi punto primo, l'ago deve essere monouso e chiuso. Okay. Punto 2, tutto quello che viene in contatto che la vostra operatrice tocca dovrebbe essere o monouso. Alcune cose non si possono rendere monouso, per esempio l'attrezzatura, il macchinario, un macchinario molto costoso, non possiamo buttarlo dopo ogni cliente e ricomprarlo nuovo. Quindi cosa si fa? Ci sono delle guaine che servono per far sì che non si contamini il macchinario. Quindi verificate che la vostra operatrice durante non la fase di consulenza ma la vera fase di trucco semipermanente utilizzi questi appositi dispositivi individuali di protezione in questo modo, vedete. Così
L'operatrice tocca questa parte o tocca la cartuccia che comunque va gettata dopo il trattamento e non contamina assolutamente nulla. Tutto viene rivestito. Per esempio questo è un contenitore che contiene il sapone disinfettante e come vedete è tutto pellicolato, tutto rivestito. La stessa cosa vale per ogni singolo elemento che si trova sulla mia posizione di lavoro, a partire dal portacapsule fino ad arrivare allo stesso carrello che è tutto rivestito con del fantastico Domopac, fino ovviamente alla persona, noi operatori e voi clienti. Insomma, accertatevi che non ci sia possibilità di trasmettere nessun genere di patogeno, infezione o quant'altro. È così semplice, bastano 2 accorgimenti in più. Punto 5. Verificate che il pigmento che l'operatore sta per usare su di voi sia un pigmento da trucco semipermanente o microblading, che non sia assolutamente un pigmento da tatuaggio corpo. Sapete la differenza tra un pigmento da tattoo, che per tattoo intendo body tattoo, dragoni, ancore e quant'altro, e un pigmento da trucco semipermanente? Oltre il fatto che il trucco semipermanente va impiantato nel viso e il tattoo nel corpo, la differenza è la durata all'interno della pelle. Dunque un pigmento da trucco semipermanente è in un determinato lasso di tempo che varia da persona a persona e da un sacco di altri parametri che, se volete, vi potrò spiegare più approfonditamente in un altro video, va pian piano a riassorbirsi nel tempo. Questo è il trucco semipermanente. Difatti si chiama semipermanente perché va rinforzato circa una volta ogni anno se si parla delle sopracciglia, una volta ogni 2-3 anni se si parla delle labbra e altrettanto una volta ogni 2 anni, anche 3 per l'eyeliner. Ovviamente queste sono tempistiche average, cioè in media più o meno queste sono le tempistiche. Se invece utilizzassimo sul viso un pigmento da tatuaggio corpo, questo durerebbe per sempre, proprio come i veri tatuaggi, con spiacevoli effetti sul viso, perché ricordiamoci che, ahimè, l'invecchiamento e la forza di gravità colpisce tutti, quindi quello che oggi è qua, tra 20 anni pian piano lo troviamo qua. Col trucco semipermanente avreste modo, consultandovi con la vostra operatrice, anno dopo anno, per esempio se dovete tornare a rinforzare le sopracciglia, potete pian piano modificarne la forma in base alle mode del momento, al vostro gusto estetico, al colore dei capelli, o semplicemente in base a magari la vostra forma del viso o alla gravità. Se invece le avete fatte con un pigmento da tatuaggio corpo, le avete fatte quella volta e non avete più chance di correggerle. L'unico modo, e dico l'unico, per correggere un pigmento, o correggere, modificare o cancellare un pigmento da tattoo è rimuoverlo col laser. E, nota bene, non tutti i pigmenti da tattoo sono rimuovibili con il laser. Dunque fate molta ma molta attenzione, perché io fossi in voi sceglierei un pigmento bioriassorbibile, sicuramente per via dell'invecchiamento, sicuramente perché le mode cambiano, ma anche per darmi la flessibilità e la libertà di poter correggere qualora ci sia stato un piccolo errore o una piccola imperfezione da parte dell'operatore. Se avete usato un pigmento da trucco semipermanente lo potete fare, se avete usato un pigmento da tattoo corpo no. Quindi fate molta attenzione, chiedete magari all'operatrice che tipo di pigmenti usa, glielo potete chiedere già in fase di consulenza o potete sbirciare il boccettino e leggere il nome del pigmento, dopodiché andate su internet, digitate, guardate e accertatevi che questi pigmenti siano da trucco semipermanente, a norma in Italia, sicuri per il vostro organismo, che non contengano sostanze cancerogene. Okay? Quindi se è un pigmento compatibile, se è un pigmento che è a norma per essere venduto in Italia e in Europa, potete stare tranquilli. Bene, direi che per questo video abbiamo già parlato abbastanza, spero che vi sia stato molto utile. Io ho cercato di essere più completa, chiara, precisa possibile. Se avete ancora qualche domanda, io come al solito sono qui per voi. Fatemelo sapere, magari non avete ancora qualche dubbio, lasciatemi un commento qui di sotto. Come al solito vi lascio anche i miei social,
di Facebook e Instagram. E se questo video vi è piaciuto, vi prego di mettere like, subscribe al canale, mettete like e ci vediamo al prossimo video. Un bacio!